capo, guardi. No. Sì, Io non c'ho. mi cava con la spinola. Quale capo devo ideale? Stare a capo. Oh, yeah. Che fate qua? Scusate. Siamo? Questa Questa è bellissima. Questa mi mancava comunque. Ma voi siete della stessa No. Sì, no. ti conosco. A me sì, sì. Lei è la striscia di notizia. Ma che striscia la notizia? Non Siete scherzare. troppo bene. No, ma visto sui social non so strisciare la notizia. Però se non vogliono essere prese non le devi riprendere. Chi sta riprendendo? Sto a vedere. No, sta facendo vedere. Ah, è vero. Hai visto sicuramente? Sì, io non mi interessa. Io faccio termini. Faccio termini, aggressioni. Mamma mia, aggressioni. Io. Stai attento che qualcuno ti aggredisce. M'hanno provato a coltellare. Stai attento. Coltellata in più, coltellata in meno. No, oh. Poi sarai morto, mica sarai vivo. Racconto Vabbè, ma tanto di qualcosa si morirà nella vita, dai. Beh, mica così giovane. Quando sarai vecchio, sì. Sono vecchio purtroppo. No, sei ancora giovane, si vede dalla faccia. Sì, quanti anni mi dai? C'è 45, 46. Grazie. Laurentina, Grande, 22, Laurentina. Oggi siamo di nuovo qui a Termini perché cercheremo di mostrarvi uno dei problemi principali, i borseggi. Quanti turisti vengono qua e denunciano un borseggio, quanti turisti non riescono a farlo e quanti turisti se ne vanno senza farlo. Un problema abbastanza grosso perché le borseggiatrici e i borseggiatori sono una piaga delle stazioni e sono una piaga purtroppo anche della parte metropolitana, perché il turista ma anche il cittadino italiano senza il documento, senza la carta di credito e anche senza i soldi rimane così. Che rimangono con una mano davanti e una del dietro. Perciò se vi interessa bene, se no mettete una mano avanti e una del dietro e vi fate in giro per Termini. Vai. Volevo approfondire un attimo il caso borseggiatrici. Diverse trasmissioni TV ci hanno chiesto di accompagnarle alla stazione Termini e da lì sul percorso delle borseggiatrici e ci hanno fatto anche alcune domande, in particolare a me mi hanno chiesto: Cicalo, ma secondo te è giusta o sbagliata sta polemica che le borseggiatrici non vanno riprese e divulgate? Mi dite se voi rubate? Io vi voglio aiutare, ragazzi. Ah, ve devo fare i complimenti, eh. La parrucca è bellissima. Lei c'ha cose Gucci però, Uscite lato sinistro. Striscia, dicono. Cosa ne pensi del fatto che non siano punite adeguatamente o comunque che non arrivi la punizione nel frattempo che loro delinquono e il fatto che continuino a borseggiare indisturbate tanto a Roma quanto a Milano e perché a Roma non c'è tutto il casino che è successo a Milano? No, ma noi siamo tranquilli, Noi facciamo domande più intelligenti. Vero? È bellissimo. Sì, no, mi dissocio, quella. No, quella è una Ora però tutto il kit sì, da quella è una vicino. portata. C'è il kit da vicino, sì. Il kit è perfetto. Mascherina, cappello, cappuccio, classico giacchetto, outfit a borsa. cipolla. Io con tutto ciò sono rimasto così. Sì, aspetta. No, proprio Termini, uscita al lato sinistro. Ma no, non ti parla. Io scenderei. Sì, io pure. Noi scendiamo, Ti auguro un buon lavoro. Buon lavoro. Ormai mettiamo su ride. Ormai questa è alta una coppia. Attenti ai borseggiatori. Ma sì, ma ormai non poteva fare più niente. Milano si è creato un movimento, più di un movimento, probabilmente ci saranno anche delle manifestazioni, Roma questo non avviene. Le vittime preferite delle borseggiatrici a Roma sono i turisti. Il signore è stato appena rapinato dalle borseggiatrici. La chitarra che c'è rubato? No, la cartera, si no llevaba dinero. Non c'aveva denaro, gli ha rubato i documenti. Nada effettivo, no? Nada. Quindi il signore dice che praticamente il problema è che domani mattina prende l'aereo e privo di documenti sarà alquanto difficile ritornare a casa. Ha sido en Kabul y es que me han robado dentro y han intentado salir cuando se estaban cerrando las puertas. Okay. Han abierto ellas, han salido. Il signore dice che praticamente è stato derubato durante stava entrando all'interno del vagone metro
una volta che è stato derubato le signorine al momento della chiusura delle porte sono uscite immediatamente fuori e quando si è messo la mano qua si è accorto praticamente che le avevano derubato. In più ho detto attenzione che a Roma non sono solo borseggiatrici ma sono borseggiatori, sono bande di borseggiatori anche giovani che non hanno niente a che vedere con le borseggiatrici, cioè si fanno anche concorrenza, è un po' più variegata la cosa. Poi immaginate che questo turista è venuto per fare la maratona a Roma con la moglie, lui oggi è rimasto senza niente, non sa manco come tornare, adesso lo dobbiamo accompagnare a fare la denuncia. Però voi immaginate uno che viene a Roma, che esperienza può avere e che cosa può raccontare ai suoi connazionali. Che essendo i turisti spesso borseggiati, non è detto che loro facciano sentire in maniera diretta, cioè si lamentino e manifestino insieme o avvisino poi successivamente altri turisti, perché poi ripartono. Cosa fa però il turista? Cattiva pubblicità alla città. Sono andato a Roma e sono stato borseggiato. Noi documentiamo anche un turista spagnolo borseggiato che era venuto a fare la maratona a Roma. Prima di partire, senza i documenti, senza le carte di credito e non aveva soldi. Voi immaginate quale può essere la pubblicità che lui farà di Roma, dell'Italia, del turismo in Italia. Accompagnando il signore a fare la denuncia, perché anche fare la denuncia non è facile, bisogna passare i tornelli e spiegano in spagnolo che devono fare la denuncia e ti fermano. Cerchiamo di agevolarlo anche su questa operazione che purtroppo è brutta, ma va fatta. Altra questione, è giusto riprenderle in volto e divulgare le loro facce? Io ti conosco. Lui è famoso. Dai, guardaci. Ma li sa. Bella. Sono andate? Sono scese. Ecco, sono scesi davanti. Dai, saliamo allora. In realtà, controcorrente, vi dico di no, perché non è divulgando le facce delle ipotetiche borseggiatrici che risolvi il problema, anzi rischi magari di divulgare qualche faccia che non c'entra niente rispetto a quelle effettive, ma nessuno le guarderà in faccia, perché la maggior parte dei casi si mettono una mascherina, si coprono, si truccano, si camuffano, nessuno si ricorderà mai il loro viso. La cosa più corretta che ho detto è spiegare come agiscono ed avvisare correttamente le persone. Una volta si mettevano sti adesivi, no? Dovevi stare attento ai borseggiatori, adesivi semplici con immagine chiarissima, 4-5 lingue e tu li eri a posto. Dai degli opuscoli che siano fruibili, fatti bene, di una paginetta sola a tutti i turisti che arrivano. Avvisa, come spesso si fa ma troppo poco negli altoparlanti, attenzione, ci sono borseggiatori sui mezzi, anche se non ci sono. Ma calcola, questa è quella dove stanno più zingare sempre qua, ma poi scendono a Termini e ritornano qua, manco vanno dall'altra parte, vanno a Termini, tornano qua e si rimettono. Perché sanno che questo è il questo è il posto migliore, cioè non c'è stato un posto dove stanno più turisti che non gli puoi di manco niente, se non sai l'inglese non gli puoi di stanno a rubare, perché i turisti magari si straniscono perché non puoi fare niente. Tieni alta l'allerta. I cittadini che vogliono sventare i furti, dite sempre ci sono le borseggiatrici, attenzione, avvisate tutti quanti. Quello è il modo migliore, cercare di fermare il borseggio nel momento in cui avviene. L'altro pericolo è lì dove a Roma ci sono bande di borseggiatori anche giovani, sono più pericolosi perché non si fermano ad utilizzare la violenza, sono disposti a utilizzare la violenza anche per pochi spicci, ad accerchiarti e a crearti un problema. Però, come ci dite pure voi, ci stanno proprio le bande. Vari sudamericani, tra peruviani, boliviani, ecuadoriani, cileni, quindi sono vari gruppi sudamericani. È che so quelli che poi possono essere anche più pericolosi, perché se magari tu sventi un borseggio questi si possono pure arrabbiare perché gli hai fatto perdere soldi. Esatto, infatti io una volta ero un borghese, ho sventato un borseggio e loro mi hanno accerchiato in 6. Per questo secondo me la situazione a Roma è ben diversa da quella di Milano, dove è più radicata a Milano verso il passeggero comune, colui che lavora, colui che passa, colui che è legato al mondo del lavoro, e spesso è italiano, i turisti sono molti meno, mentre a Roma c'è più casino
casino, c'è più gente, ci sono più turisti, è facile dileguarsi, è facile che questo grido di allarme si dilegui in un mare immenso. Considerate, là era pieno per la denuncia, allora noi che abbiamo fatto? Gli abbiamo detto proviamo di qua, la polfa era piena, proviamo dai carabinieri. Sì, va bene, assolutamente. Scusi, appuntato, c'è il signore che è stato derubato. Ciao, bello. Per tutti i turisti che denunciano ce ne sono altrettanti che non denunciano, per tutti i turisti che si lamentano ce ne sono altrettanti che non si lamentano. Spesso e volentieri non parlano inglese, non parlano italiano, quasi nessuno capirà quello che è successo se non vederli senza soldi, senza documenti o altro. Fare le denunce serve assolutamente, anche perché è capitato turisti che non potevano ripartire senza documenti, il turista più sveglio lo lascia in hotel, lo lascia nel B&B, però chi ce l'aveva in tasca e perde il documento è un bel casino, perciò file interminabili solo per fare questa denuncia dei documenti. Tutta questa attenzione è importante, ma la cosa più importante è la prevenzione e l'educazione. Cercate di capire come lavorano le borseggiatrici. Se lui per esempio sta per uscire, vedete, se io mi appoggio e faccio questo, è un attimo aprire e mettere le mani dentro, perciò mai esporre lo zaino da sta parte, anche perché non è detto che se c'è tanta gente poi la gente veda quello che succede al tuo zaino specifico. Trasmettetelo a tutti. Purtroppo deve essere un mantra: non sta addormentato a guardarti il telefono, non sta addormentato nel momento in cui rischi che qualcuno passi e ti rubi qualcosa. Attenzione a tutti i trucchi che usano: ti battono su una spalla, ti prendono il portafoglio dall'altra, ti toccano lo zaino, ti rubano una tasca. Sono più di una o sono più di uno, nel caso anche dei gruppi. C'è anche quello singolo, c'è anche quello di mestiere. Una volta c'era il romano bravo che ti fregava il portafoglio, ma quelli non ci sono quasi più, è quasi tutto in mano ad altri gruppi. Il problema qual è? È che non devi mai sottovalutare nessuno e devi stare sempre con gli occhi aperti.